Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi vi porto a fare un viaggio davvero affascinante, direi inaspettato, all'interno della biologia evolutiva. Andremo a scovare le vere, antichissime origini della condivisione umana. E come vedete chiaramente dal titolo in sovraimpressione, la domanda di oggi è proprio: meritocrazia o pura fortuna? Non è solo un dibattito da filosofi moderni, è qualcosa di profondamente radicato nella struttura primordiale delle nostre società. E vi avverto, le scoperte che stiamo per vedere cambieranno totalmente la prospettiva a cui siamo abituati. Allora, partiamo subito con una provocazione, una domanda che sembra quasi un paradosso. E se l'uguaglianza nascesse dal merito? Lo so, fa quasi strano chiederlo. Spesso ci immaginiamo la storia dell'uomo come questa lotta infinita tra chi si fa in quattro per produrre e chi, vuole la sua fetta senza muovere un dito. Però i modelli evolutivi che analizzeremo oggi ci raccontano una storia completamente diversa e, se posso dirlo, decisamente più pragmatica e intrigante. Entriamo quindi nel nostro primo capitolo, il paradosso dell'equità. Merito contro condivisione. Per capire bene questo scontro millenario tra il tenere tutto per sé e il dividerlo con gli altri, facciamo un attimo di chiarezza. Per meritocrazia, qui intendiamo un sistema bello rigido dove tu tieni esattamente quello che hai prodotto col tuo sudore. L'egualitarismo invece è l'esatto opposto. Si fa a metà o in parti uguali tra tutti i membri del gruppo, senza stare a guardare chi ha faticato di più in quel preciso istante. Ok, ora che abbiamo fissato le basi, possiamo proseguire. Insomma, qual è l'assunto da cui partiamo quasi tutti? Che questi due concetti siano come il giorno e la notte, opposti assoluti. L'idea generale è che la meritocrazia premi chi agisce, mentre l'egualitarismo sia una specie di forzatura, un correttivo artificiale imposto dalla società. Come se i sistemi egualitari fossero nati apposta per contrastare quelli meritocratici. È un'idea che abbiamo praticamente nel DNA. Ma, e qui viene il bello, i dati ci dimostrano che la natura non bada alle ideologie. La natura pensa solo a una cosa: sopravvivere. E questo ci porta dritti al capitolo 2, abilità contro pura fortuna, il vero ago della bilancia. Ecco la variabile che stravolge le regole del gioco, il caso. Per capirlo, immaginate due scenari primitivi. Nel primo abbiamo ambienti a bassa varianza, tipo raccogliere bacche o tuberi. Lì, se ti impegni e sei abile, il risultato è garantito. Il tuo sforzo si trasforma direttamente in calorie. Dall'altra parte, invece, ci sono gli ambienti ad alta varianza, come la caccia grossa. E qui cambia tutto. Puoi anche essere il cacciatore più forte e preparato del pianeta, ma se l'animale non passa di lì, torni alla grotta a mani vuote, punto. In questo caso, l'imprevedibilità e la fortuna contano 1000 volte di più del tuo semplice sforzo fisico. C'è questa citazione che riassume perfettamente un nostro enorme limite psicologico, l'eterna tendenza umana a scambiare un colpo di pura fortuna per un'immensa abilità personale. Fa un po' sorridere, vero? Eppure è un bias vecchissimo e potentissimo. Pensate all'antico cacciatore che torna all'accampamento con un'enorme preda catturata praticamente per puro caso. Quanto ci metteva il suo ego a convincerlo che era tutto merito della sua tecnica imbattibile? Un attimo, dimenticando completamente il ruolo mastodontico giocato dalla provvidenza. Passiamo al capitolo 3. Il rischio dell'isolamento. Cosa succede quando l'egoismo incontra la natura? Ma quindi, quali sono le conseguenze di fare il lupo solitario in un mondo così follemente imprevedibile? Guardate le proporzioni di questo grafico, dicono tutto. La barra a sinistra ci mostra la probabilità di sopravvivenza a lungo termine di un cacciatore rigorosamente meritocratico e solitario. È bassissima, su scala generazionale rasenta letteralmente lo zero. Ora guardate la barra di destra. Questo è il destino di chi sceglie di unirsi agli altri e condividere il rischio. La curva della sopravvivenza schizza alle stelle. C'è poco da fare, la matematica evolutiva non ha nessuna pietà per gli individualisti. Il concetto chiave qui traccia una linea netta ed è di un'evidenza brutale. Se accumuli tutto per te durante un periodo fortunato, matematicamente finirai per morire di fame quando la ruota, come sempre, girerà dalla parte sbagliata. In questi ambienti ad alta varianza, rifiutarsi di condividere si è rivelato un vero e proprio vicolo cieco, un suicidio evolutivo, non c'è scampo. E allora vediamo il capitolo 4. L'evoluzione della condivisione. Da soli si perde, in gruppo si vince. Qui le simulazioni matematiche e la teoria dei giochi ci regalano uno spettacolo pazzesco. Guardate le fasi passo dopo passo. All'inizio, nella fase 1, tutti partono con un puro e semplice egoismo meritocratico, ognuno per sé.
Poi, fase 2, questi agenti si scontrano con la dura realtà dei rischi ad alta varianza. Arrivano i periodi di magra, i digiuni, e questo porta inevitabilmente alla fase 3. Per non sparire dalla faccia della Terra, gli individui sono letteralmente costretti dal sistema a cambiare strategia. Adottano una condivisione egualitaria. Ma attenzione, non lo fanno per improvvisa bontà d'animo, lo fanno per creare un bacino comune che ammortizzi il rischio mortale. È pura logica di sopravvivenza. Questa matrice ci mostra l'ingranaggio perfetto di questa transizione. Guardate come e perché la strategia del condividere asfalti sempre, a lungo termine, quella dell'egoismo puro. Nella giornata fortunata, chi non condivide sembra aver fatto bingo, si tiene tutto il surplus, ma è un'illusione ottica, perché alla primissima giornata sfortunata il costo biologico dell'essere stati egoisti diventa letteralmente catastrofico, significa la fine dell'individuo. Condividere sempre, invece, assicura a tutti quelle calorie minime per superare indenni momenti neri. Insomma, l'asimmetria del rischio è lampante. E questo grafico a ciambella cristallizza il concetto in modo geniale. Quello che, guardandolo da fuori, in modo superficiale, potrebbe sembrarci un nobile e purissimo atto di egualitarismo altruistico. Nei fatti cos'è? È una banalissima, fredda e calcolata polizza assicurativa contro la sfortuna. La fetta gigante rappresenta la nostra sicurezza collettiva, uno scudo evolutivo creato unendo le risorse, capace di proteggerci da quella minuscola ma letale fetta rossa di vulnerabilità individuale causata dal caso. Arriviamo quindi al nostro capitolo finale, da merito a uguaglianza, il vero cambio di paradigma. Ok, tiriamo le fila del discorso perché le implicazioni sono fortissime. Primo, l'uguaglianza non è nata come ideologia ribelle contro il merito, piuttosto si è evoluta direttamente da un sistema meritocratico primordiale per risolvere problemi assolutamente pratici. Secondo, è specificamente l'imprevedibilità estrema dell'ambiente a forzare lo sviluppo della cooperazione. Terzo, la condivisione sistematica dei rischi è l'unico modo matematico per garantire un futuro alla specie. E infine, quarto, è stato proprio l'impatto del caso, della fortuna pura, ad aver disegnato l'architettura delle prime società umane. C'è questa frase nelle battute finali della ricerca che è un vero gioiello, riesce a racchiudere tutto in una frase sola. Il comportamento egualitario è una risposta evolutiva razionale al caso. Ecco, riflettiamoci. Questa intuizione pazzesca fa da solido ponte tra l'antica analogia del cacciatore primitivo e l'architettura ben più vasta e complicata delle nostre interazioni moderne. Ci dimostra in pratica che l'uguaglianza è, a tutti gli effetti, una forma super avanzata e iperspecializzata di meritocrazia, il sistema migliore che abbiamo trovato per combattere l'imprevedibilità dell'esistenza. E voglio chiudere questo nostro viaggio lasciandovi con una provocazione tosta che merita di farci riflettere. Oggi, nelle nostre sofisticate società moderne, quanto dei nostri traguardi dipende realmente e unicamente dal nostro merito e quanto invece è tuttora dettato dalla pura e semplice fortuna o dalle circostanze in cui ci troviamo. È una dinamica vecchia di milioni di anni, profondamente codificata nella nostra biologia, eppure, in modo quasi invisibile, continua a guidare, influenzare e determinare i delicati equilibri del mondo in cui viviamo. Vi lascio con questo spunto per la prossima volta che vi capiterà di giudicare un grande successo o magari un inevitabile fallimento.